Buongiorno, sono Maurizio Stocchetto, siamo a Milano al Bar Basso. Questo bar è stato fondato negli anni 30 dall'altra parte della città, dal signor Basso. Poi nel 1947 si spostò invece in via Plinio, sempre a Milano, che è la sede attuale. Nel 1967 il bar è stato rilevato da mio padre, Mirko Stocchetto. Aveva lavorato per tanti anni tra Venezia e Cortina e portò l'esperienza acquisita nel mondo alberghiero in un bar di strada a Milano. La sua intenzione era quella di ricreare l'atmosfera di un bar d'albergo in un angolo di strada. Il periodo era un periodo molto speciale, era il 1967, quindi la prima della controcultura del 68. All'epoca non erano così familiari i nomi Manhattan, Martini, Margarita. Era soltanto un piccolo gruppo di persone cosmopolite che avevano possibilità di viaggiare, che conoscevano questi cocktail e a Milano andavano a berli nei grandi alberghi. E mio padre fu il primo barman del mondo alberghiero che invece ebbe una carriera in un bar proprio. Io ero bambino, mi ricordo che tutto era molto formale, le signore interieur, gli uomini in giacca e cravatta, e anche i bar stessi erano frequentati prevalentemente da uomini. Dopo invece scoppiò il 68. Qui siamo in città studi, abbiamo vicino all'università di architettura, di ingegneria, medicina, per cui cominciarono ad esserci anche dei movimenti all'interno dell'università che si riversavano sulla strada e sulla città. Oltre a questo aspetto c'erano anche il cambiamento di costume, le ragazze che cominciarono a indossare le minigonne, i ragazzi che cominciarono ad avere i capelli lunghi. Nel corso del tempo poi anche la vita delle donne è cambiata. Verso gli anni 70 si è notato il fenomeno, che prima era inedito, di signore che in gruppi venivano a bere l'aperitivo. E quindi anche un bambino poteva notare che c'era un cambiamento in corso. L'idea di sostituire alcolici primari come per esempio whisky, brandy, vodka, gin con spumante, mio padre l'aveva avuta molto prima che la parola sparkling fosse stata fondata. Tra i numerosi cocktail nati appunto con lo spumante, uno si chiama Rossini, uno si chiama Perseghetto, è nato anche un cocktail che mio padre ha chiamato Negroni Sbagliato. Ho sentito diverse versioni, però quella più verosimile è quella in cui mio padre si trovava al banco e davanti a un cliente che già conosceva gli aveva chiesto un Negroni. Mio padre comunque prende un bicchiere, mette una fetta d'arancio come guarnizione, mette il ghiaccio, poi comincia a versare il bitter Campari, il vermouth rosso. Il gin si trovava in un'altra zona del banco, lui allunga il braccio per prenderlo, ma anziché prendere la bottiglia di gin, senza guardare, prende la bottiglia spumante. Si trova con questa bottiglia in mano e lo versa comunque cercando di essere più disinvolto. Però essendosi reso conto che aveva preso la bottiglia sbagliata, ma anche si aveva la consapevolezza di aver trovato una combinazione che potesse essere gradevole. Quindi ha versato questo spumante con decisione e poi l'ha offerto al cliente dicendo: questa è una versione diversa, oggi è una bella giornata, per cui è una cosa più fresca. E così è nata la storia del Negroni Sbagliato, che ha avuto un successo che per noi era completamente inatteso. Se mio padre l'avesse dedicato a me chiamandolo Maurizio non avrebbe funzionato sicuramente. Invece il nome Sbagliato apriva anche tutta una serie di ipotesi come la mano del fato, la casualità, la mela di Newton e cose del genere, per cui piano piano il cocktail ha cominciato a prendere successo, è cominciato ad essere stato replicato anche in altri locali, però è sempre stato chiamato lo Sbagliato del Bar Basso, ho sempre avuto questo link molto definito, e quindi nel corso del tempo ci ha anche permesso di essere messi su una mappa. Nel 1976, quando avevo 16 anni, che avevo l'età legale per poter cominciare a lavorare dietro il banco in un bar, ho chiesto a mio padre se potevo collaborare perché in realtà avevo bisogno di soldi per mettere a posto il motorino. Più passavano gli anni, più ho cominciato anch'io a acquisire una mia esperienza e soprattutto una mia identità, per cui il bar è riuscito a affiancarsi a una città che cambiava continuamente. E quindi questa è la cosa più divertente di questo locale alla fine. Quanto in tutte le decadi, passando dagli anni 60, 70, 80, 90, 2000 fino ad oggi, più o meno è sempre stato legato alla produttività di Milano o alla sua cultura locale, insomma. E che poi ha sempre avuto tantissime comunità. Abbiamo avuto comunità del mondo della moda, del design, dell'arte.
Una delle cose più caratteristiche del bar è anche la scelta dei bicchieri. Negli anni 60 Milano non era una città nota per i cocktail, di conseguenza anche trovare bicchieri o strumenti per cocktail non era facile. Mio padre, essendo veneziano, per coincidenza aveva degli amici che lavoravano nell'industria del vetro e ha fatto commissionare tutta una serie di bicchieri che fossero adeguati per cocktail secchi, quindi bicchieri piccoli, per long drink, bicchieri più grandi. E hanno chiesto la collezione di 7-8 bicchieri. Il Negroni Sbagliato era nato in questo bicchiere, però poi nel corso del tempo quest'altro bicchiere, che noi chiamiamo bicchierone affettuosamente, è diventato preferito da alcuni clienti. È un bicchiere spiritoso, non è un bicchiere accademico, può piacere o non piacere, c'è chi lo gradisce. Bene, prima di andare dietro il bunker per farvi vedere come si fa il Negroni Sbagliato, vi presento in anteprima il nuovo libro di Terra Squisita, Aperitivo. Oltre al Negroni Sbagliato, in questo libro troverete tanti altri classici interpretati dai migliori barman internazionali nel mondo dell'aperitivo. Bene, la ricetta originale è molto semplice. Per farlo mio padre aveva optato per un bicchiere tipico per il cocktail spumante con una coppa abbastanza larga per poter enfatizzare un po' il perlage dello spumante che è quello che lo caratterizza. Spero quindi un bicchiere come per un Negroni si guarnisce con una fetta d'arancia, con del ghiaccio a seconda del bicchiere che si usa. In questo caso mettiamo 3 cubetti e poi si versano per un terzo del bitter Campari vermouth rosso e al posto del gin spumante o prosecco. Alla fine dell'esecuzione è importante miscelare molto lievemente per non perdere il perlage dello spumante. Ecco, questo è il Negroni Sbagliato. Sono tante le combinazioni possibili, ma un abbinamento perfetto per accompagnare il Negroni Sbagliato è un parmigiano reggiano stagionato a 36 mesi. Bene, ora che abbiamo visto l'esecuzione del Negroni Sbagliato, ho il piacere di introdurre altri 2 barman del Moebius e del Mandarin Garden che sbaglieranno per voi un altro Negroni. Ciao a tutti, sono Guglielmo Miriello e quest'oggi siamo a Milano al Mandarin Oriental presso il Mandarin Garden, il nostro bar e ristorante dell'hotel. E quest'oggi voglio presentarvi una rivisitazione di un cocktail grande classico ideato al bar basso, il Negroni Sbagliato. In questo caso per un vermouth abbiamo pensato precisamente a un vino aromatizzato a base di brachetto, ma abbiamo voluto dargli anche un connotato gastronomico. Abbiamo voluto inserire nell'infusione del nostro vino aromatizzato un riso in cagnone, un piatto che unisce 2 regioni, il Piemonte e la Lombardia, così come Milano-Torino, il nostro bitter e il nostro vermouth. In questo caso andiamo ad aromatizzare il nostro vino fortificato con un riso in cagnone, che è un riso cotto in brodo e aromatizzato con un burro noisette, timo e salvia, e lo andiamo a porre sottovuoto per 24 ore per far sì che il processo di osmosi vada a trasferire nel nostro vino aromatizzato tutti gli aromi del burro noisette, del riso, in questo caso abbiamo scelto un riso basmati un po' più profumato, e delle erbe aromatiche. Filtriamo, eliminiamo diciamo ogni eventuale ingrediente solido e andiamo a preparare il nostro Negroni, il Negroni Redux. Possiamo iniziare. Allora, abbiamo bisogno di ovviamente uno shaker dove andremo a versare i nostri ingredienti. Versiamo 45 ml del nostro americano profumato con il riso in cagnone, 45 ml di bitter italiano e procediamo a miscelare i nostri ingredienti con una tecnica che si chiama throwing, che ci permette di ossigenare, miscelare gli ingredienti e andare ad ossigenare il nostro cocktail per aprire anche l'aroma di questo americano profumato al riso in cagnone.
E voilà. Versiamo il cocktail in un Colin glass, un bicchiere comunque da long drink. Completiamo con una soda al pompelmo rosa per dare una nota fresca e agrumata e colmiamo sempre con prosecco per dare comunque una continuità, un fil rouge alla ricetta originale. Misceliamo e guarniamo con un twist di pompelmo, una scorza di pompelmo, oli essenziali, ed ecco a voi la nostra versione del Negroni sbagliato. Salute! Come abbinamento a questo cocktail ho pensato a un parmigiano reggiano stagionato 24 mesi per la sua nota ricca, lattica e leggermente piccante, con un cocktail che bilancia anche le note umami del nostro parmigiano reggiano con la sua nota fresca e agrumata del Negroni. Spero che questo mio tributo vi piaccia e possa creare in voi una nuova ispirazione per creare un nuovo twist sul Negroni sbagliato. Vi aspetto al Mandarin Garden del Mandarin Oriental di Milano. Grazie e alla prossima! Ciao a tutti, siamo da Moebius in zona centrale a Milano, uno spazio multiculturale in cui si fondono cucina, abbiamo un fine dining, un tapa bistrò, cocktail bar, musica dal vivo e un negozio di vinili. Io sono Giovanni, mi occupo del bar qua da Moebius e vi farò vedere un twist sul Negroni sbagliato dedicato alla primavera. L'idea è molto semplice, partiamo da bitter 30 ml per dare una bella base robusta e leggermente amara, a cui aggiungiamo due tipi diversi di vermouth. Il primo è un vermouth bianco ambrato con una bella nota floreale di rosa e geranio. Il nostro vermouth rosso classico, che abbiamo leggermente abbassato ma che ci porterà comunque la nota speziata e leggermente dolce, che ci piace tanto. E poi andiamo su un estratto di rabarbaro. Il rabarbaro, con la sua acidità molto delicata e malica, che viene dall'acido malico, somiglia molto all'acidità del vino che andiamo a sostituire. Mettiamo 20 ml e giustamente ci aiuterà con la parte fruttata e leggermente floreale del vermouth bianco ambrato. Poi le bollicine non possono mancare, per cui un tocco di soda per diluire e rinfrescare il drink e aggiungiamo il ghiaccio. Mescoliamo per bene. E chiudiamo con una fettina di pompelmo. Il pompelmo, con questa parte citrica, fresca e amara, ci aiuterà a far esprimere il rabarbaro, la sua parte floreale leggermente fruttata e anche la parte del bitter del cocktail. In uno spazio come Moebius, in cui cucina e bar si fondono e quindi perfetto per l'aperitivo, consiglio di abbinare a questo drink per la primavera un parmigiano non troppo stagionato, 18-20 mesi, che con la sua parte leggermente cremosa e non troppo evoluta accompagnerà perfettamente il nostro drink.